Ogni notte, alla stessa ora, lo stesso suono. Debole. Costante. Ma non veniva da fuori. Veniva da dentro casa. Luca e Giulia si erano appena trasferiti in una casa di campagna ereditata dalla nonna di lui. Isolata, tranquilla, immersa nel verde. Perfetta per ricominciare dopo un aborto traumatico che li aveva spezzati in due. La prima notte sentirono un suono. Un toc toc metallico, ritmico, come un cucchiaino battuto su una ringhiera. Luca pensò al vento. Giulia, ai topi. Passarono oltre. La seconda notte, stesso orario. Toc toc. Ma questa volta, più vicino. Giulia lo svegliò. Hai sentito anche tu quel rumore? Luca annuì, ma fuori non c'era niente. Posizionarono il cellulare per registrare. La mattina dopo, riascoltarono. Il suono c'era, poi un bisbiglio, quasi impercettibile, che sussurrava. È troppo tardi. Pensarono a uno scherzo di qualcuno che li voleva spaventare. Montarono una telecamera a infrarossi nel corridoio. La notte successiva, il rumore arrivò puntuale. Quando guardarono il video, non videro nulla. Ma la porta della cantina, che era chiusa, appariva aperta. E dietro, per una frazione di secondo, qualcosa si muoveva. Un braccio sottile. Una mano piccola. Scesero in cantina quella mattina. Trovano solo polvere e una vecchia culla, coperta da un telo. Quando la sollevarono, Giulia svenne. Dentro c'era un bambolotto bruciato, con una ciocca di capelli veri. E un biglietto incastrato sotto. Non dovevate lasciarla morire. Quella notte fu l'ultima. I vicini, 3 giorni dopo, sentirono un odore strano. La polizia trovò la porta spalancata. Nessuna traccia di effrazione. Nessun segno di lotta. Nel salotto, solo il cellulare acceso con l'ultima nota audio. Toc toc. Una voce di bambino. Ora siete con me. I corpi di Luca e Giulia non furono mai ritrovati. Ma da quella casa, ogni notte qualcuno sente ancora quel suono.